Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la stesa, andiamo ad accendere la nostra luna prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna nuova in Acquario. Ovviamente tutto il periodo dal 2 fino al 17 dove c'è proprio il culmine della luna nuova, sentiremo maggior fiducia, ispirazione, ottimismo, senso di libertà e indipendenza, riuscire a portare avanti, forse dare anche maggior spinta ai progetti più ambiziosi o incominciare a pianificare, programmare alcune cose che volete realizzare successivamente. Ottimo momento per allontanare da noi pregiudizi, negatività, emozioni, quelle più complesse, anzi pesanti, che ci bloccano e anche un buon momento per nuove conoscenze interessanti, incontri, dichiarazioni. Di contro dobbiamo fare attenzione a una forte sensibilità, emozioni troppo forti, un po' difficili da gestire, che ci possono portare a sprecare energie in cose inutili, rischio di esplosioni di rabbia, irritazione e aspettative non soddisfatte. Abbiamo visto i pro e i contro, adesso andiamo a vedere proprio per voi del Capricorno il punto di partenza che ci fa capire in linea di massima dove vi trovate voi nel vostro percorso di vita intorno al 2 febbraio e poi cerchiamo di capire come procedere. Luna piena è molto interessante, è quella che ci lasciamo indietro, la luna piena in Leone del 1 febbraio, può avere a che fare con proprio con un evento specifico o con tutto il periodo precedente, oppure proprio se ci atteniamo al significato della carta stessa, parla di un momento fortunato, di un qualcosa che può muoversi, sbloccarsi, quindi quando è tutto più attivo, è tutto più dinamico, può essere molto positivo perché questa ci può portare finalmente dei risultati, degli eventi gioiosi, realizzazione, soddisfazione. Di sicuro in quei giorni ci saranno delle emozioni molto forti, delle sensazioni intense, delle buone energie e vibrazioni. Quindi direi che, cioè, se sono positive queste forti emozioni, allora proprio di cavalcare, l'onda e di, accogliere gioia e felicità, e soddisfazioni soprattutto. Se invece sono, e ci sono anche emozioni forti ma in senso negativo, allora in qualche modo dobbiamo cercare di gestirle per non sovraccaricarci e non bloccarci ulteriormente. Dollaro d'argento, molto interessante come messaggio perché ci fa capire che c'è prosperità, benessere, traguardi positivi, quindi un po' collegato a quello che abbiamo visto, che finalmente arriva magari qualche risultato dopo un tot di tempo dove non ci sono stati, cose che si sbloccano, oppure finalmente arriva un momento in cui alcuni desideri e possibilità cominciano ad entrare nel campo della realizzazione, quindi si vede la luce e allora stiamo seguendo quella luce. Direi che ha a che fare soprattutto nelle questioni materiali, denaro, lavoro, finanze, progetti insomma proprio da realizzare e concretizzare. Quindi ci parla effettivamente di energie di abbondanza e anche gestione e cura in modo preciso, impeccabile del vostro denaro. Anche se vi trovate in situazioni di difficoltà, può arrivare
un miglioramento, quindi un qualcosa che si muove e si muoverà pian pianino, anche se lentamente, comunque l'importante è che le cose incominciano a funzionare. Prendere la luna, ecco, invece abbiamo parlato, questa che tendenzialmente ci parla di cose materiali, invece questa tendenzialmente ci parla di cose, di amore, di sentimenti, di relazioni, quindi un po' più vicino alle nostre emozioni. Relazioni in che senso? Siccome è legata all'attrazione, al coinvolgimento, ci parla di appuntamenti, di flirt, di nuova storia romantica, di incontri anche per amicizie, divertimento, nuove conoscenze ed esperienze, di anche lasciarsi andare, sentirsi più coinvolti, sereni, di dare o darci la possibilità di amare. Poi si parla delle coppie e quindi un'ulteriore, diciamo, spinta, emozione al legame, al miglioramento per le situazioni un po' più difficili e complesse. Invece magari potrebbe essere una buona notizia per chi è in cerca di amore o di compagnia, se volete soprattutto migliorare l'ambito delle amicizie e delle conoscenze. E adesso andiamo a vedere insieme con l'oracolo dello sciamano altri suggerimenti. Vediamo cosa vogliono dirvi. Con il primo oracolo troviamo la danza degli spiriti. Molto interessante come carta, a parte che abbiamo la ripetizione del numero 22, anche qui. 22, 22 e 22 potrebbe essere nell'orologio o vederlo intorno a voi un bel numero. È un numero maestro, magari molti di voi lo sanno, e quindi porta quelle forti energie di cambiamento, di essere chiamati a qualcosa di importante, in questo caso di vivere un'esperienza intensa, di mettersi in moto, di danzare per fare pratica, per agire, ci dobbiamo ricordare che agire ci aiuterà a trasformare la nostra intenzione, i nostri propositi in realtà. Ecco perché dobbiamo adottare, utilizzare le nostre capacità, il nostro talento, la dedizione, anche la stessa disciplina per incanalare le nostre energie in qualcosa di importante, di utile e non in sciocchezze che se no rischiamo di perdere e disperdere energia inutilmente. Quindi questo sarà il punto centrale e focale. Appena vi accorgete che state perdendo il vostro tempo e le vostre energie, allora lì bisogna intervenire. Quindi danzare vi porterà ad ottenere qualcosa e quindi essere presenti a se stessi, vivere ed essere nel momento, di non preoccuparsi adesso tanto, diciamo, del futuro, di ottenere le cose. L'oracolo ve lo sta dicendo, comunque le otterrete, solo che dovete essere presenti a voi stessi, agire adesso, perché se si agisce adesso allora si possono sia risolvere sia ottenere tantissime cose. Il vento è molto importante come carta, secondo me, perché ci sta dicendo che qualcosa è pronto per essere trasformato, un'idea, un'abitudine, una prospettiva, e quindi lasciare andare il bisogno di controllo, magari abbandonare un'abitudine o cambiare idea su qualcosa, su qualcuno, quindi di avere più fiducia nel vostro intuito. E poi ci parla ancora di determinazione nel portare avanti una sfida che magari stiamo già cercando di lottare, di fare qualcosa, ecco, di procedere, di non demordere. L'ultimo oracolo che ci permette di chiudere il cerchio è il mondo di mezzo.
Ecco, per certi aspetti, perché abbiamo toccato vari argomenti e si toccano sempre vari ambiti della vostra vita, con questa carta magari ha a che fare con una situazione o qualcosa che state vivendo che vi fa sentire un po' in una specie di via di mezzo. Ecco, in tutte quelle circostanze, troviamo delle cose che si intrecciano, delle scelte da fare, delle prove, delle sfide e allora quando si vive un'esperienza molto dinamica, molto intensa, ci fa sapere questa carta che qui le nostre azioni in questo periodo andranno ad influenzare il nostro futuro. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle conseguenze nel bene o nel male di quello che stiamo facendo e pensando adesso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!